Popolo di Alchil, oggi ci addentriamo nel mondo di uno dei personaggi più iconici di sempre, il ladro gentiluomo per eccellenza, il re dell'inganno e della fuga spettacolare, Lupin III. Un'opera che ha attraversato decenni senza perdere il suo fascino, capace di farci ridere, emozionare e stupire con i suoi colpi geniali e le sue rocambolesche fughe dall'inesauribile ispettore Zenigata. Ma cosa rende Lupin III così immortale? Perché continua a conquistare intere generazioni? Oggi analizzeremo insieme la sua storia, il suo impatto culturale e i segreti dietro il suo successo. Preparatevi a un viaggio tra inseguimenti, colpi di scena e tanta nostalgia. Parlare di Lupin III è un'impresa quasi impossibile, un po' come le missioni del nostro ladro gentiluomo. D'altronde parliamo di un franchise che parte nel 1969 con un film pilota e arriva fino ai giorni nostri, collezionando 6 serie animate, di cui la quarta ambientata in Italia, circa 25 film, 3 crossover, una valanga di spin-off o avvie persino live action. Ma con Lupin niente, certo, soprattutto in Italia. I nostri adattatori hanno spesso dato il meglio di sé, traducendo i dialoghi come un muratore bergamasco ubriaco tira sui muri, con risultati discutibili. Tant'è che per un'intera stagione Fujiko è diventata Margot, misteri della TV italiana, proprio come Mazinga proposto in ordine inverso, dalla terza alla prima serie. L'Italia. In questo mare di episodi, film, rivisitazioni, orientarsi è complicato. Ma oggi voglio raccontarvi Lupin con gli occhi di un bambino degli anni '80, quando tutto era magia e avventura, e con quelli di un adulto che ha rivisto la serie con una prospettiva più matura. E se anche tu hai ricordi legati a Lupin, lascia un commento e fammi sapere quale serie o film ti ha conquistato di più. La storia di Lupin III è che non c'è una vera e propria storia. Il primo episodio inizia in grande stile, una corsa su una Formula 1, una Ferrari per la cronaca, un'organizzazione criminale che vuole farlo fuori e lui che con la sua astuzia e sfrontatezza riesce a ingannare tutti, sconfiggere il boss e fuggire con il fido Jigen, il tutto mentre l'ispettore Zenigata, il suo eterno inseguitore, gli sta col fiato sul collo. Ogni episodio di Lupin è autoconclusivo, la formula è semplice e vincente. Lui e Jigen mettono a punto un piano per rubare un tesoro o un oggetto prezioso, tra colpi di scena e peripezie riescono nell'impresa, ma alla fine Lupin resta quasi sempre a mani vuote, o perché Zenigata gli rovina la festa o perché puntualmente Fujiko lo frega, sfruttando il suo debole per lei. Il personaggio nasce dalla mente di Monkey Punch, pseudonimo di Kazuhiko Kato, e debutta nel 1967 su Weekly Manga Action. L'idea? Portare su carta una versione moderna di Arsenio Lupin presentandolo come suo nipote. Ma il Lupin del manga è molto più spinto di quello che conosciamo oggi, violento, erotico, pensato per un pubblico adulto. Quando l'opera venne adattata in anime sotto la supervisione dello stesso Monkey Punch, alcune cose cambiarono. Il tono si ammorbidì un po', ma senza rinunciare completamente alla sensualità di Fujiko o a qualche scena più cruda. Nei primi episodi, infatti, non mancano sparatorie e morti e persino qualche sequenza osé della nostra femme fatale preferita. Ma il pubblico dell'epoca non era pronto per un Lupin così spigoloso. Dopo soli 2 episodi, il primo regista venne licenziato e la serie cambiò completamente tono. Lupin divenne più comico e scanzonato, Jigen meno cupo e il fanservice su Fujiko venne ridimensionato. Da lì in poi il personaggio si è evoluto di serie in serie fino a diventare esageratamente buffonesco nella terza, per poi tornare più serio e sofisticato nelle produzioni più moderne. Lupin è un mix esplosivo di ispirazioni, un po' James Bond, un po' Arsenio Lupin con l'agilità di Tom e Jerry e persino la goffaggine geniale di Stanlio, ma senza mai perdere il suo fascino. Di fatto, Lupin III è un ciclo infinito. Episodio dopo episodio, Zenigata lo rincorre senza mai catturarlo, come Willy il coyote con Bip Bip o Tom con Jerry. Eppure, il bello sta proprio qui. La trama è semplice e lineare, ma la vera forza della serie è nei suoi personaggi. Ironia, genialità, doppi giochi e inseguimenti rocamboleschi rendono ogni episodio irresistibile. Anche se alla fine Fujiko tradisce sempre Lupin e il colpo perfetto si trasforma in un nulla di fatto, il pubblico continua ad amare questa giostra di avventure ed è per questo che, dopo oltre 50 anni, Lupin III resta uno dei capisaldi dell'animazione giapponese.
Lupin III, come anticipato, è un personaggio senza passato. Sappiamo solo che è il nipote del celebre Arsenio Lupin, da cui il terzo nel titolo. Un ladro gentiluomo affascinato dalle belle donne, soprattutto da Fujiko, con uno spirito scanzonato che si fa serio solo quando deve pianificare un colpo. Nei primi episodi della serie originale appare più apatico e moralmente ambiguo, ma con il tempo diventa il protagonista irresistibile che tutti conosciamo, tra fughe rocambolesche e battute geniali, sempre affiancato dall'inseparabile Jigen. Nel corso delle varie serie, con il cambio delle giacche, vediamo un Lupin con sfumature caratteriali diverse. Il mio preferito, quello con la giacca rossa, ironico, brillante e sempre pronto a sfidare il destino fino all'ultimo secondo. Per lui il bottino conta fino a un certo punto, ciò che davvero importa è il brivido del furto e la fuga da papà Zenigata, come lo chiama con affetto, quasi a volerlo consolare dopo ogni ennesimo fallimento. Lupin è sempre gentile, non uccide mai, a parte in un episodio iniziale, e spesso riesce perfino a far arrestare i criminali peggiori più spietati di lui. La sua essenza è racchiusa in una scena del capolavoro di Miyazaki, Il castello di Cagliostro. Quando la principessa Clarissa gli chiede «Voi chi siete?», Lupin risponde con un sorriso e un inchino. «Sono un ladro», una dichiarazione di identità che sintetizza perfettamente il suo spirito. Per comprendere davvero il personaggio bisognerebbe guardare i numerosi film dedicati a lui, anche se alcuni si contraddicono sulle origini della banda. Ma alla fine poco importa, Lupin rimane sempre il birbante, educato, scherzoso e irriverente che ha accompagnato la nostra adolescenza. E se parliamo di icone, impossibile non citare il suo storico braccio destro Jigen Daisuke. Il termine sigaretta alla Jigen era quasi un rito negli anni in cui i pacchetti morbidi tornavano di moda, e chi si ritrovava con una sigaretta mezza storta in bocca veniva subito accolto con un «Ehi vecchio, mi offri una sigaretta alla Jigen?» Jigen è il pistolero perfetto, sempre con il cappello abbassato sugli occhi e una Smith & Wesson M19 Combat Magnum pronta nella fondina, è silenzioso, implacabile e dotato di una mira infallibile. È lui ad avvisare Lupin di non fidarsi di Fujiko senza mai essere ascoltato, e alla fine è sempre lui a salvare la situazione circa 99 volte su 100. Il suo passato? Un mistero, come per il resto della banda. Non serve a definirlo perché la sua personalità si costruisce nel presente e nelle avventure che vive attaccato a Lupin. Se lo si accusa di misoginia, c'è un episodio della seconda serie che lo mostra sotto una luce diversa. Un amore giovanile finito male, una donna ossessionata da lui che cerca di riconquistarlo con la forza. Jigen però non si lascia condizionare dal suo passato e in un gesto simbolico spara a una sua vecchia foto, chiudendo per sempre quel capitolo. E poi c'è lui, Gemon Ishikawa XIII, samurai dalla tecnica impeccabile e discendente di un leggendario bandito giapponese realmente esistito. All'inizio si scontra con Lupin, ma poi ne riconosce il valore e si unisce alla squadra con la missione di affinare sempre di più la sua tecnica con la spada. Chiunque potrebbe obiettare, ma un samurai non dovrebbe perseguire la giustizia, e qui entra in gioco la filosofia del Bushido. La perfezione si trova nella maestria assoluta, qualunque sia il proprio campo. Se sei un calciatore devi essere il più preciso del mondo, se sei un pilota devi volare con una perfezione ineguagliabile, se sei uno spadaccino devi padroneggiare la katana al punto da tagliare proiettili in volo vestiti senza graffiare la pelle. Gemon è questo, un guerriero silenzioso vestito con kimono e hakama tradizionali, sempre immerso nella meditazione. Non sopporta Fujiko e più volte abbandona la banda per poi tornare pronto a salvarli senza vantarsi della sua ragione. La sua leggendaria katana, la Zantetsuken, può tagliare qualsiasi cosa. Nel film Lupin III The First si scopre che è stata forgiata con un metallo proveniente da un meteorite. L'autore Monkey Punch si ispirò per lui al maestro spadaccino Kyuzo, personaggio del capolavoro di Kurosawa I Sette Samurai. E ora veniamo a lei, la femme fatale, il sogno proibito di ogni adolescente che guardava Lupin negli anni 80 e 90, Fujiko Mine. Per chi è cresciuto in quegli anni, quando le uniche visioni proibite erano le ragazze Cin Cin la domenica sera su Italia 7 con Umberto Smaila, altro che Pornhub sempre accessibile, Fujiko era il massimo della sensualità, curve mozzafiato, eleganza innata e una pericolosa intelligenza che la rendeva sempre un passo avanti a tutti.
Fujiko non è solo la classica donna fatale, è un personaggio scritto con maestria, si serve del suo fascino per raggirare Lupin e i cattivi di turno e sa sempre come ottenere ciò che vuole, ma non è una semplice manipolatrice, è un'abile combattente, conosce le arti marziali e porta sempre con sé una semi-automatica nascosta nella giarrettiera. E mentre alcuni anime dell'epoca mostravano protagonisti maschili che imponevano la loro volontà sulle donne senza alcuna conseguenza, Lupin III presentava una donna indipendente capace di ribaltare ogni situazione a suo favore. È per questo che Fujiko ha resistito al tempo mantenendo intatto il suo fascino anche per le nuove generazioni. Una donna con la D maiuscola, capace di incantare chiunque con il suo fascino e la sua personalità sfuggente. Fujiko Mine non è solo una femme fatale, è il simbolo della libertà del gioco di seduzione senza confini. Qualunque sia la sua acconciatura o il suo look, riesce sempre a tenere Lupin sulle spine. Lui la ama, la insegue, prova a conquistarla, ma lei con un sorriso sornione gli sfugge sempre all'ultimo istante. Questo gioco amoroso, che si ripete costantemente, non diventa mai noioso, anzi è il cuore di una delle dinamiche più divertenti della serie. Ma Fujiko ama davvero Lupin? A prima vista sembrerebbe di no, lo usa, lo inganna, lo deride come fosse un ingenuo ragazzino invaghito, eppure il loro rapporto ricorda quello di una coppia sposata che litiga continuamente, salvo poi ritrovarsi l'uno tra le braccia dell'altra. In un episodio della prima serie, dopo averlo già tradito più volte, Fujiko si ritrova a dover fare i conti con un evento inaspettato. Lupin viene catturato da Zenigata e rinchiuso in prigione. Lei farà di tutto per farlo evadere, ma verrà fermata da Jigen che le ricorda come Lupin debba cavarsela da solo. Alla fine, quando Fujiko crede che lui sia morto, si lascia andare alla tristezza stringendo la pistola del suo eterno amante rivale, sussurrando che non lo dimenticherà mai. Ed eccoci a lui, l'ispettore più sfigato e testardo di sempre, Koichi Zenigata. Una sorta di ispettore Clouseau che insegue la sua pantera rosa Lupin, integerrimo fino al midollo, sempre urlante con il cappotto sgualcito e la risata beffarda, è un uomo che vive per una sola missione: catturare il ladro gentiluomo. E quando finalmente ci riesce, ecco il paradosso. In un episodio della prima serie, Lupin viene arrestato ma non tenta la fuga. Zenigata cade in uno stato di malinconia al punto che i suoi colleghi iniziano a preoccuparsi. Cosa farà senza Lupin? Qual è il senso della sua esistenza se il suo eterno rivale resta in prigione o peggio viene condannato a morte? Ma non appena scopre che Lupin è riuscito a fuggire, torna l'ispettore urlante di sempre con grande sconcerto dei suoi colleghi. Dietro quell'aria da poliziotto pasticcione si nasconde un uomo incredibilmente abile, maestro nel judo e nel karate, ottimo tiratore, capace di affrontare decine di nemici da solo e persino di ammanettare Lupin al volo lanciando le manette come un cowboy con il lazo. È un sagugio instancabile, un cacciatore che non si arrende mai, tanto da essere l'unico dell'Interpol autorizzato a inseguire Lupin in ogni angolo del mondo. I suoi superiori, nonostante i continui fallimenti, lo sostengono perché, paradossalmente, riesce comunque a catturare criminali ben peggiori del ladro gentiluomo. Il rapporto tra Lupin e Zenigata è una perfetta danza tra preda e cacciatore. Si stimano, si rispettano e a modo loro si vogliono bene. Non a caso Lupin aiuta l'ispettore più di una volta salvandogli la vita. Sono due facce della stessa medaglia unite da un destino beffardo. Quando si tratta di Lupin, Zenigata diventa sovrumano, può affrontare ostacoli impossibili, correre come un maratoneta e persino risvegliarsi dal coma non appena sente pronunciare il nome del suo eterno rivale. E poi ci sono io, che da bambino mi sentivo un piccolo Lupin ogni volta che eludevo la censura di mia madre per guardare il cartone. Vietato perché troppo violento, perché Fujiko era troppo sexy, perché il protagonista era un ladro. Insomma, Lupin era un tabù, ma io con la furbizia del piccolo delinquente di periferia mi ingegnavo. Fughe strategiche a casa di amici compiacenti, zapping fulmineo mentre lei stirava. Tutto per riuscire a vedere le avventure del ladro gentiluomo su un minuscolo televisore con tubo catodico. Oggi quello schermo sarebbe un cimelio vintage, ma per me era il portale verso un mondo affascinante e proibito. Le avventure di Lupin III hanno attraversato 3 generazioni, dalla prima messa in onda giapponese del 1971 fino al suo 50° anniversario nel 2021 con Una storia senza fine. Ma come ha fatto questo personaggio a restare così popolare per così
così tanto tempo? Semplice, Lupin è puro intrattenimento, non ti impone morali, non ti insegna nulla di profondo, ma ti fa sognare. Aspetti sempre di vedere se riuscirà a baciare Fujiko, se Zenigata riuscirà davvero a catturarlo, quale piano geniale metterà in atto per rubare il prossimo tesoro. È il fascino senza tempo del ladro gentiluomo da Robin Hood ad Arsenio Lupin, un archetipo che non smette mai di affascinare. E poi ci sono i dettagli che rendono la serie iconica, le giacche di Lupin che cambiano ad ogni stagione per motivi tecnici e commerciali, dal verde al rosso, dal rosa al blu Savoia in omaggio all'Italia, e la sua inseparabile Fiat 500 gialla, simbolo di uno stile inconfondibile. La leggenda narra che anche Monkey Punch, il creatore di Lupin, fosse un grande fan di questa vettura. La banda di criminali più amata di sempre continua a farci ridere, sognare e tifare per loro. Che si tratti delle acrobazie di Lupin, dei colpi perfetti di Jigen, delle spadate fulminee di Gemon, delle fughe di Fujiko, delle scenette tragicomiche di Zenigata, il risultato è sempre lo stesso. Siamo ipnotizzati. Lupin ha qualcosa per tutti. Amanti dei robottoni, fan dei combattimenti alla Dragon Ball, persino chi ama le storie romantiche può trovarci qualcosa. E forse è proprio questo il segreto del suo successo. Rivedendo gli episodi posso dire che Lupin rimane sempre lo stesso. Furbo, scanzonato, un ladro con un cuore d'oro. La sua essenza non cambia, cambia il mondo attorno a lui. Ogni nuova serie gli regala un'ambientazione diversa, più o meno cupa, ma il suo fascino resta intatto. E noi continuiamo a cantare quella sigla indimenticabile. Chi lo sa che faccia, chissà chi è, tutti sanno che si chiama Lupin. E così si chiude il nostro viaggio nel mondo di Lupin III, un'icona senza tempo che continua a farci sognare con il suo mix perfetto di azione, ironia e fascino. Ma ora tocca a voi. Qual è il vostro episodio o film preferito di Lupin? Quale tra le sue 1000 avventure vi ha colpito di più? Scrivetelo nei commenti perché voglio sapere la vostra. E se vi è piaciuto questo appuntamento con la Golden Age degli anime e manga, lasciate un like, condividete il video e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi viaggi nel mondo della cultura pop. Noi ci rivediamo alla prossima e come sempre buona vita a tutti!